Il video extra che vi presentiamo oggi ha uno scopo informativo per tutte quelle persone che dispongono di poco spazio per l'impianto elettrico nel proprio camper, barca, baita e così via. Il tipo di impianto elettrico che mostreremo non è necessariamente destinato all'itineranza, ma può essere installato anche in casa propria per ridurre le bollette o garantire un'adeguata sicurezza energetica in caso di blackout. Buongiorno a tutti con questo nuovo video extra. In seguito all'ultimo video di visita degli interni con i nuovi lavori eseguiti prima di questo viaggio in Marocco, molti di voi ci hanno chiesto del nostro impianto elettrico. Quindi abbiamo deciso di fare un nuovo video per spiegarvi un attimo come abbiamo progettato l'impianto elettrico del nostro camion. Molti di voi già sanno come abbiamo deciso di progettare questo impianto elettrico per il nostro camion, perché comunque abbiamo già fatto parecchi video a riguardo, però appunto riprenderemo da capo, visto che è da un anno che stiamo utilizzando tutto l'impianto, l'allestimento del camion, quindi possiamo recensirvelo nei migliori dei modi. Non avendo molto spazio all'interno della cella, abbiamo optato per installare una stazione elettrica portatile perché comunque ha le ruote, quindi la si può spostare dove si vuole, anche se nel nostro caso rimane fissa. Perché abbiamo scelto una stazione elettrica? Per il semplice fatto che tutti i componenti sono integrati nella stessa scatola, possiamo dire, perché è una grande scatola, quindi regolatore di carica dei pannelli fotovoltaici, carica batterie e inverter, e ovviamente le batterie che ci permettono di alimentare tutto il nostro camion. Per questo abbiamo deciso di affidarci a un'azienda con la quale collaboriamo da un po' di tempo, quindi stiamo parlando della EcoFlow, e abbiamo scelto di prendere la loro power station più potente, la Delta Pro da 3,7 kWh. Cosa vuol dire 3,7 kWh? Per spiegarvelo in modo semplice, se io vado ad attaccare un elettrodomestico, per esempio, che consuma 3700 watt, la batteria ha la capacità di mantenerlo in vita, possiamo dire così, per un'ora. Ovviamente questo dipende da, nel nostro caso, i pannelli fotovoltaici. Perché se io ho una potenza in entrata di 1000 watt continui, la batteria potrà rimanere carica per più tempo. Nel nostro caso sul tetto abbiamo installato 1200 watt di pannelli fotovoltaici monocristallini che ci permettono di avere un'entrata, quando siamo nelle condizioni perfette di sole, di 850-900 watt massimi. Noi abbiamo sul tetto pannelli fotovoltaici fissi, ma se questi si vanno ad inclinare, ovviamente i pannelli andranno a rendere di più, con una potenza in entrata all'incirca sui 1000-1100, forse si potrebbe anche arrivare. Attualmente siamo sempre più consapevoli dell'importanza delle fonti energetiche rinnovabili. Questo approccio alla vita ci consente di partecipare attivamente allo sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico. La maggior parte dei componenti all'interno della nostra cella sono a 220 volt, infatti abbiamo scelto di installare un frigo a compressore classico di casa, uno scaldabagno nautico che anch'esso funziona a 220, una lavatrice come avete visto negli ultimi lavori, e tutti ovviamente gli elettrodomestici che fanno parte della cucina, come la friggitrice ad aria che utilizziamo tantissimo, e altri mixer, queste cose qui. Ovviamente abbiamo scelto di fare tutto come una vera e propria casa. Abbiamo anche qualche componente a 12 volt, come per esempio la pompa dell'acqua, l'oblò e un paio di ventoline. La nostra scelta ci permette di avere tutti i comfort sempre e ovunque. La EcoFlow Delta Pro appunto ti permette di poter gestire sia la parte dell'impianto a 220 che la parte dell'impianto a 12 volt grazie alle sue uscite. Per quanto riguarda l'impianto a 220 è tutto molto semplice. Perché basta passare tutti i cavi, ovviamente collegarli noi abbiamo anche installato un salvavita classico di casa, e poi portare il cavo di alimentazione principale alla power station, quindi basterà collegare la presa e si gestisce tutto l'impianto del camper. Allo stesso modo per la 12 volt abbiamo installato un pannello di controllo con i suoi fusibili, così da poter gestire le poche cose che abbiamo a 12 volt.
Nel corso di questo anno inizialmente abbiamo avuto qualche problema con la Delta Pro, vogliamo essere chiari con voi al 100%, quindi vi spieghiamo cosa ci è successo. Inizialmente la batteria non riusciva ad arrivare al 100% della carica, arrivava al 90% e poi smetteva di caricare, ovviamente dai pannelli fotovoltaici, perché questa quando è al 100% generalmente blocca l'entrata dai pannelli e si stabilizza. Nel nostro caso, appunto, inizialmente invece arrivava al 90% e si bloccava e di conseguenza si scaricava anche molto in fretta. Quindi cosa abbiamo fatto? Ovviamente abbiamo contattato il servizio clienti EcoFlow per capire cosa stava accadendo e loro ci hanno spiegato tempestivamente cosa dovevamo fare. Non vi nego che aver investito così tanti soldi per una power station per poi non vedere il risultato sperato è stato fonte di ansia. Poi però il loro consiglio è stato di calibrare la power station in quale modo? Caricando e scaricando al massimo della sua possibilità per 3 volte. Quindi portarla al massimo e scaricarla allo 0% per 3 volte, così da poter calibrare la power station. Quindi così abbiamo fatto ed effettivamente abbiamo risolto il problema. La power station ha ripreso a funzionare nel miglior dei modi. Dopo un anno di utilizzo vi possiamo dire con certezza che riusciamo a gestire tutte le nostre utenze grazie alla Delta Pro con giornate almeno parzialmente soleggiate. In caso contrario, quindi 2 giorni di brutto tempo, siamo obbligati al terzo giorno ad andare ad attaccarci alla corrente. Questo problema è risolvibile accoppiando una o più batterie supplementari alla Delta Pro. Infatti è possibile raggiungere una capacità di 25 kWh, che sono veramente tanti. In sintesi, se qualcuno di voi ha magari un'idea di allestire un camion, un camper o quello che sia, gestendo l'impianto elettrico grazie alle power station, rimaniamo a vostra completa disposizione e vi consigliamo la EcoFlow perché ci stiamo veramente trovando bene con l'azienda, hanno un servizio clienti ottimo e la qualità dei prodotti è veramente eccezionale. questa soluzione rende possibile economizzare sulla quotidianità energetica, anche grazie al fotovoltaico da balcone, con batteria impermeabile. Vi lasciamo il link nella descrizione per chi fosse interessato e restiamo a vostra completa disposizione per maggiori informazioni.